Finalmente, e a grandissima richiesta, ecco alle mie spalle la piccola Honda E. Pensate che la sua prima apparizione risale a 3 anni fa al Salone di Francoforte e già in quell'occasione aveva impressionato per le linee ben definite, levigate ed eleganti, ispirate chiaramente agli anni 70. Beh, oggi lasciate che ve la racconti. Io sono Matteo Valenza, benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare volevo ringraziarvi per avermi chiesto veramente in tanti di recensire quest'auto. Sono molto attento ai vostri commenti, li leggo sempre tutti, quindi continuate a commentare qui sotto ai miei video. Cerco di perfezionarmi video dopo video e per farlo ho bisogno del vostro aiuto. A volte un commento critico è il più importante. Oggi però vi chiedo di aiutarmi anche iscrivendovi al canale, così facendo potrò crescere e sempre più frequentemente portarvi video di nuove auto. Iscriversi poi è gratis e mi farebbe veramente molto piacere. Ma partiamo dalle dimensioni di questa Honda E. È lunga 3,89 m, larga 1,75 m, alta 1,51 m con un passo di 2,53 m. Il baule è veramente piccolo, misura circa 171 litri. Con gli schienali abbattuti poi si raggiungono 860 litri. Oltre a questo, Honda E dispone di un piccolo spazio sotto il piano di carico dove poter ospitare il kit di riparazione dei pneumatici e riporre i cavi di ricarica. È un po' pesante, circa 1550 kg, e questo influisce chiaramente sulla sua autonomia, che è di soli 220 km, un dato che si raggiunge solo se si è leggeri con il pedale del gas. Il range vero più o meno si attesta intorno ai 160-180 km, ma chiederò se me la prestano per un paio di giorni per farci un bel giro in città, così ci facciamo anche un video sull'autonomia. Il motore è posteriore brushless a magneti permanenti, eroga la potenza alle ruote posteriori che varia dal tipo di versione. Per la base è di 100 kW con 136 cavalli, mentre per Advance è di 113 kW, capace di erogare 154 cavalli, ma per entrambe la coppia è la medesima, ben 315 Nm. La velocità massima è limitata a 145 km/h, ma quindi vi chiederete cosa cambia dalle due versioni, dato che i motori sì sono diversi ma pressoché simili? Beh, direi che cambia l'accelerazione. Infatti i 100 km/h la versione base li raggiunge in 9 secondi, mentre la versione più performante li raggiunge in 8 secondi, veramente veloce per un'auto di questa categoria. La batteria purtroppo è piccolina, da 35,5 kWh, e il suo consumo medio si attesta attorno ai 190 Wh al chilometro. Dico purtroppo perché ci avrei visto bene 15 kWh in più, come nelle altre auto della stessa categoria, pensiamo a Opel Corsa o a Peugeot E208, ma la Honda E è pensata prevalentemente per la città, quindi direi che i 180-200 km che potete fare sono abbastanza. Continuando a parlare poi di batteria, Honda E ha una batteria agli ioni di litio e polimeri prodotta da Panasonic, garantita 8 anni o 160.000 km per il 70% della sua capacità di carica. È raffreddata a liquido ed è annegata nel pavimento, così da donare ad Honda E un baricentro molto basso e quindi ha una buonissima tenuta di strada. Si ricarica con il connettore CCS2 Combo sia in AC che in DC. A bordo poi troviamo un caricatore da 7,4, mentre in DC si ricarica a 50 kW. Questo si traduce in una carica notturna completa che varia dalle 4 ore a 7,4 kW e a 40 minuti circa a 50 kW in DC. Prima di stupirvi con le numerose particolarità degli interni, vediamo ora gli esterni. Il design squadrato di Honda E è preso dal passato, è chiaro, ma rielaborato in chiave moderna con linee morbide e dolci. Troviamo un'alternanza tra tonalità principale della carrozzeria, 5 le varianti disponibili, e una serie di finiture in nero lucido che Honda E definisce zone funzionali. Il fascione frontale e posteriore, in cui sono annegati i gruppi ottici circolari a LED, contengono i sensori radar e la telecamera multiview. Le minigonne laterali coprono il pacco batteria e lo sportellino di ricarica in vetro
sempre in tonalità nera e posto sopra il cofano. Lateralmente troviamo due telecamere che sostituiscono gli specchietti tradizionali. Spettacolare questa soluzione, brava Honda. Le portiere hanno un'apertura veramente molto ampia, facilitano quindi l'ingresso a bordo. Inoltre da notare il dettaglio dei finestrini senza cornice. Particolari poi sono anche le maniglie delle portiere anteriori che fuoriescono da sole dalla carrozzeria, rendendosi visibili ed illuminandosi quando ci si avvicina all'auto. Dietro invece le maniglie posteriori sono nascoste nel montante dei finestrini. Dulcis in fundo il grande tetto in vetro oscurato che ne completa l'armonia e la linearità delle forme. Che ne dite? Io la trovo veramente bella, old style, ma veramente molto piacevole. Ma adesso vi stupiremo con i suoi stupendi interni. Appena si entra si è accolti da sedili ed interni moderni, rivestiti da un ottimo tessuto molto gradevole al tatto. Oltretutto le sedute offrono un buon sostegno per il corpo nel massimo del comfort. Gli spazi sono stati veramente ben progettati, non si ha affatto l'impressione di essere all'interno di una city car. L'abitacolo è arioso, è molto luminoso, davanti c'è tanto spazio per le gambe, dietro ok, un po' meno, ma ricordiamoci che è lunga 3 metri e 89 cm, quindi non grandissima. Grazie invece alla forma un po' squadrata, lo spazio in altezza direi che è ok. Vi ricordo inoltre che Honda E è omologata per 4 persone. Ma avete visto qui davanti? Questo fantastico cruscotto. Abbiamo uno schermo gigante che va da una parte all'altra. È diviso in diverse schermate, in diverse aree, 2 da 13 pollici cada uno qui centralmente, poi ne abbiamo una da 9 pollici circa qui davanti al conducente, dove come al solito sono riportati tutti i dati della telemetria, e poi all'estremità ancora altri 2 schermi da 6 pollici che proiettano le immagini delle telecamere poste sugli specchietti retrovisori. Ma perché si è deciso di andare su una soluzione di questo tipo? Perché mettere le telecamere invece degli specchietti classici, oltre a un fatto di design e modernità, avere le telecamere è molto più sicuro, perché ad esempio utilizzando la funzione panoramica la visuale si estende e non ci sono più i punti ciechi. Oltretutto anche lo specchietto retrovisore centrale è completamente digitale ed offre sempre immagini ultra nitide anche di notte. Include poi la tecnologia anti-abbagliamento che serve ovviamente per ridurre al massimo il riflesso dei fari delle altre autovetture. Ma non finisce qui, con questo bello schermo perché non guardarsi un bel film? Ovviamente quando siamo fermi, non in marcia, però si può riprodurre qualsiasi file audio o video dal sistema infotainment, anche da una chiavetta, se ne avete una. Non manca la connessione Wi-Fi e degno di nota inoltre è che il sistema si aggiorna automaticamente over the air e si possono installare le app. Certo, a volte forse con uno schermo del genere ci si potrebbe perdere, ma non è così, grazie anche all'assistente vocale di Honda che risponde alla parola magica ok Honda. Poi infine, per completare questo sistema infotainment veramente ben curato, abbiamo l'app My Honda Plus, con la quale è possibile sincronizzare i dati della vettura con il nostro smartphone, aprirla, preriscaldarla, impostare la destinazione del navigatore e controllare continuamente i valori dell'autonomia. E cosa che mi ha sorpreso veramente tanto, oltretutto, è che ha anche Apple CarPlay ed Android Auto. Ma continuiamo con gli interni. Qui sotto al piano in similegno troviamo i comandi per la regolazione del clima, 2 porte USB e una da 12 volt e udite udite, una da 230 e poi una porta HDMI. Volendo quindi potremmo attaccarci una console ad esempio, o un lettore Blu-ray, o giocare con una Nintendo Switch e magari a Mario Kart. Le possibilità sono infinite. E adesso vediamo come si guida questa Honda E. Partiamo subito dall'accelerazione che non manca assolutamente. Ha una bella spinta. Ciao Andrea! Ciao Matteo! Grazie come sempre del tuo preziosissimo aiuto. Allora parliamo di Honda E. Honda E. Grandissima questa accelerazione, questa tenuta in curva. La tenuta di strada. Si sente che il baricentro è veramente basso. Honda è stata molto brava ad integrare le batterie nel pianale.
Prima di parlare delle dotazioni di sicurezza, soffermiamoci un secondo sulle modalità di guida e sullo sterzo. Lo sterzo è veramente reattivo, le modalità di guida sono diverse, c'è il pulsante Drive Mode, Sport e Normal. Quindi noi ovviamente come sempre la mettiamo in Sport, da veri sportivi che siamo. Anche se è una macchina cittadina e quindi per spostarsi nel traffico sicuramente la modalità Comfort è la più consona. Ok, veniamo alle dotazioni di guida. Allora, questa macchina è super tecnologica, comprende tutto, quindi abbiamo il Lane Assist, è predisposta per un livello di guida autonoma di tipo 2, poi abbiamo il collision, cioè la void collision frontale e laterale, la frenata di emergenza, vero Andrea? Esatto, che testeremo anche. Diciamo che è un'auto piccola ma con tanti contenuti. E veramente Honda è stata molto brava, perché ha fatto la sua prima elettrica e l'ha riempita di cose, addirittura ha la One Pedal Drive, e con queste palette qui dietro il volante si può regolare perfettamente a piacimento la frenata rigenerativa, e devo dire che ha fatto un ottimo lavoro. Direi che l'abitabilità posteriore non è assolutamente male, in due ci si sta anche abbastanza comodi secondo me. Poi il sedile posteriore, il divano chiamiamolo, è molto particolare. Pensa che si possono anche acquistare dei cuscini in coordinato. Qui abbiamo delle cinture di color bronzo o rame. Io direi che con i cuscini darà anche un'aria di salotto. Belle le cuciture che vanno in contrasto e richiamano le cuciture in bronzo. Bella anche la trama della plastica, tutte plastiche abbastanza morbide, devo dire. Portiera è completamente foderata, quindi da tessuto morbido anch'esso. Nel complesso direi che questa auto ha un feeling da auto premium. Assolutamente sì. Magari ci avrei messo un mini bracciolo già integrato, visto che tanto il terzo passeggero non ci può stare, quindi. Eh beh sì, è omologata per 4, esatto. Quindi Matteo, hai trovato la macchina giusta per Arisa? Ma se la fanno blu, se la contende con 500e, sì. Sai, stavo parlando con il concessionario e mi ha detto che ci sarà il modello blu elettrico. Poi devo dire che tutta questa tecnologia non è affatto invasiva. Io credevo che questi schermi giganti fossero troppo. Una distrazione. Una distrazione. In realtà sostanzialmente tu guardi il tuo davanti, il tachimetro, e il passeggero si guarda il suo, perché ricordiamoci che gli schermi qui davanti sono divisi in due e sono completamente touch, e il passeggero se li può spippolare tranquillamente. E poi i due display esterni da 6 pollici che fungono da specchietto retrovisore sono veramente comodi all'inizio, vi devo dire la verità, ci vuole un attimino per abituarci, sì, perché di solito si guarda fuori, mentre invece comunque l'occhio rimane dentro e non si deve neanche troppo muovere il collo per osservare cosa ci circonda. Poi qui in centro abbiamo anche lo specchietto retrovisore, anch'esso digitale, che mi ha sorpreso. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa? Ma visto che c'è la presa, perché non andiamo a caricare la macchina e a giocare? Ok. E dopo averci stupito con le sue innumerevoli e innegabili innovazioni, la sua prontezza del motore, la guidabilità e la maneggevolezza pazzesca, poi le dotazioni di sicurezza e il comfort, Honda E ci tocca sul portafogli, perché il prezzo parte da 35.500 euro, la versione più bella costa poco di più, si aggira attorno ai 38.000 euro, però aspettate, ci sono gli incentivi, quindi con 10.000 euro in meno, quindi circa 25.000 o 28.000 euro, direi che comprarsi una Honda E è un affare, veramente. E poi, se l'acquistate entro la fine di quest'anno, Honda vi regala anche la Wallbox, quindi un pensierino ce lo farei.
Peccato per la batteria, se avessi avuto una batteria da 50 kWh o più sarebbe stata l'auto perfetta. Io adoro la tecnologia e qui con Honda, ragazzi, mi sento veramente a casa. Comunque questa secondo me è la regina delle city car, si scontra con le più piccole del settore, Smart 44, Renault Twingo ad esempio e poche altre con questo genere di autonomia. Ovviamente ragazzi, se il vostro portafogli ve lo permette, direi di farci un pensierino e perché no andare a vederla in concessionaria, ad esempio passando per la concessionaria Sinauto di Brescia, che ringrazio tantissimo per la possibilità, e anche grazie a Antonio che ci ha accompagnato, e grazie mille a Honda Italia per aver accettato la mia richiesta di provare questa splendida auto elettrica. Ma soprattutto grazie a voi e grazie a te che stai guardando questo video, perché con il tuo aiuto posso continuare su questa strada portando sempre nuovi contenuti interessanti con l'imparzialità che mi distingue. Quindi iscriviti al canale e accendi la campanellina, già che ci sei, metti anche un like e commenta qui sotto al video. È tutto completamente gratis. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi di Honda E. La recensione oggi è finita e spero di fare altri giri ancora con Honda E perché mi è veramente piaciuta tanto. Il video finisce qui, ci vediamo al prossimo. Ciao!